Vedi, però se tocca fa rumore. Ciao ragazzi, veramente mi sono divertito a fare questa gag perché mi sembra di essermi svegliato da un incubo. Mi sembra di essermi svegliato e essermi trovato in un mondo molto particolare, ma in realtà un mondo che conosco. Questo perché molto spesso YouTube o Facebook o tutti i canali social sono un bene prezioso per tutti noi utenti, per tutti noi consumatori, perché possiamo essere aiutati nell'acquisto di un prodotto magari rispetto a un altro. Possiamo accedere alle informazioni di tutti in modo molto semplice. Però, ragazzi, capite bene, molto spesso questo strumento viene utilizzato non nella maniera più corretta possibile. E purtroppo mi ritrovo oggi a fare questo video proprio perché voglio cercare di mettere dei puntini e spiegare ancora bene, più nel dettaglio, alcuni aspetti della pedaliera Cube Control per varie cose che ho visto in giro. Ma ragazzi, ripeto, YouTube, Facebook, i gruppi Facebook sono un grande strumento, vanno utilizzati bene. E questo, tanto per farvi un esempio, mi ricordo tempo fa quando uscì la base Fanatec, il CSL DD, dei video che toccavano la parte in plastica frontale e dietro per criticarne la costruzione. E già all'epoca un pochetto la cosa mi faceva ridere. Oggi nessuno si permette di fare lo stesso video, per esempio, con le basi Asetec, che hanno comunque la cover davanti e dietro in plastica, ma nessuno si permette di toccarle e criticarne il fatto che sono fatte in plastica. Questo per farvi capire che molto spesso lo strumento è ottimo, va utilizzato nel modo corretto. Ma arriviamo subito a noi. Voglio fare delle piccole specifiche sul livello costruttivo del prodotto Cube Control, l'SP01, perché personalmente a livello costruttivo l'ho trovato di altissimo livello. Ma voglio spiegarvi alcune cose, perché purtroppo noi sim racer cerchiamo una perfezione che in realtà neanche nel mondo reale esiste, ma poi soprattutto perché molto spesso alcune cose che a noi sembrano un problema, in realtà un problema non sono. Per esempio, ho visto anche su una recensione di uno in realtà dei canali di recensioni che sinceramente più seguo, perché secondo me Dan Suzuki, personalmente, un grande youtuber che è rimasto un pochino secondo me più coerente con quelle che sono e dovrebbe essere una recensione. Però per esempio lui parlava di questa parte qui della pedaliera che si staccava e quindi magari c'era un problema di tolleranze. Per esempio nel mio sample, io ragazzi ve lo faccio vedere, naturalmente lo maltratto nel modo più assurdo, lo metto al contrario come volete voi. Per esempio quasi quasi lo rompo, tanto rompere non si rompe, ve lo voglio far vedere nella maniera più assurda. Io non ho fatto niente, abbassate il volume perché lo rompo questo pedale, non ho avuto nessun tipo di problema. Questo perché? Perché può capitare durante la produzione che in alcuni sample ci sia una diversa tolleranza. Può capitare, capita in tutti i prodotti. Nel mio per esempio non è capitato. La cosa importante è che l'azienda, nel caso ci fossero problemi, risolva la cosa nel modo corretto. E personalmente, da quello che io so, anche di amici che hanno altri prodotti Cube Control, sono sempre stati molto presenti nell'aiutare le persone. Quindi non trovo personalmente un particolare problema che in alcuni lotti possa esserci un problema di tolleranza. L'importante è risolvere la cosa. Oppure ad alcuni è capitato che in questo movimento ci sia del rumore, uno scricchiolio, che di solito proviene dalla parte della molla interna. E quindi ci va messo un pochino di grasso in più. Anche qui, ragazzi, io ho la fortuna di conoscere tante persone, ho la fortuna di provare tantissimi prodotti. Mi ricordo un video carinissimo del mio amico Vincenzo, Nixos 123, quando gli arrivò l'Ultimate di Eosinkwild e fece tutto un video con tutti i rumori che faceva quella pedaliera lì. Può succedere, ragazzi, che magari ci sia poco grasso, soprattutto quando viene inviata la prima volta. Tantissimi produttori tentano di mettere pochissimo grasso nelle congiunzioni, questo perché sennò nei movimenti e negli spostamenti potrebbe imbrattarsi tutto. Naturalmente sarebbe buona cura
nel caso ci fosse qualche scricchiolio o altro, metterci o aggiungerci un pochino di grasso o olio nella parte delle congiunzioni. Fa parte anche della manutenzione del proprio prodotto. Deve farlo il produttore, dobbiamo farlo noi? Non trovo un particolare problema farlo anche noi a casa nel caso non si fosse espanso totalmente sulle parti interessate, quindi magari c'è un piccolo stridio della parte del metallo della molla che potrebbe fare con il pedale. Per il resto solidità totale, quindi non è... Oppure ragazzi, li vogliamo suonare o ci vogliamo giocare? Perché per il resto, per fortuna anche nel video che ho visto di Dan Suzuki ha notato l'estrema solidità di quello che è poi il progetto, perché poi fondamentalmente è quello. Ragazzi, anche qui, vedete, guardate, io l'ho fatto anche nel video, c'è un piccolo movimento. In realtà questi movimenti su questo genere di assi e questo genere di implementazioni sono normali, perché è il piccolo agio che viene dato nel movimento per non far consumare anche di più le cose, perché se fosse tutto in queste cose perfetto al millimetro, ragazzi, con il tempo comunque si consumerebbe di più. Anche la parte del perno, anche la parte del foro, talmente è preciso che comunque con il tempo sfrega si consumerebbe. Quindi comunque un po' di gioco va sempre dato. E proprio di questo ne voglio parlare in maniera più specifica nel pedale del freno. Perché un altro video che ho visto è quello che muoveva qui dietro e un pochino di gioco il pistone ce l'ha. Ragazzi, il pedale non ha gioco da nessuna parte. Il pistone in questa parte ha un leggerissimo movimento, ma anche in questo caso, rinomino Asetec, vi vorrei ricordare nella pedaliera Invicta, quando anche il CEO ha dovuto fare un video per spiegare che in quella parte di fulcro c'è un pochino di gioco, sempre per il discorso di far lavorare meglio la parte dei perni, perché altrimenti si rischierebbe che si possano consumare di più. Quindi non è un particolare problema, non è un problema, è una cosa normalissima, perché poi il pedale nel suo azionamento non ha scricchioli o giochi di nessun tipo. Sempre qui potrebbe capitare magari di doverci aggiungere un pochino di grasso nella parte della molla, quella che sta qui davanti. Può capitare, sinceramente non lo trovo un particolare problema. Ho visto per esempio anche parlare della parte del damper rumoroso. In questo caso voglio fare una specifica. Tutti i damper idraulici hanno delle guarnizioni che servono a mantenere l'olio ben protetto qui all'interno e fare in modo che il pistone comunque possa entrare e uscire. Potrebbe capitare che alcune guarnizioni non siano perfette come altre e quindi può capitare che dopo un po' l'azionamento del perno possa far entrare aria nel pistone e quindi creare quel tipo di rumore lì. Anche in questo caso, ragazzi, provandolo da nuovo, potrebbe non fare rumore, però potrebbero bastare magari 10 pompate fatte per bene magari durante il gioco che entri aria e si crea quel tipo di situazione di rumore. Naturalmente anche in quel caso la cosa per me importante è che l'azienda intervenga e magari vada a sostituire o sistemare quello che è il problema con il pistone. Stop! Ma ripeto, sono cose che se uno girasse nei gruppi specifici dei vari prodotti troverebbe da tutte le parti. Personalmente non bisogna sempre stare a ricercare il pelo nell'uovo, soprattutto se un prodotto funziona poi oggettivamente molto, molto bene. Questa è un pochino la cosa. Ho visto anche un'altra cosa, e qua ritorno con Dan Suzuki, della prova che ha fatto, perché lui parla di questo perno qui, di questa rondella qui che serve per dare precarico, in realtà serve anche poi per smontare tutto il sistema, che lui tiene morbida e dice che quando frena si va un pochino a svitare. L'ho trovato molto particolare perché non ho mai visto nessuno tenere la ghiera di precarico praticamente svitata, perché è normale che potrebbe, essendo in questo caso a questo punto morbida, potrebbe andare a svitarsi quando uno frena. Però se si dà ma veramente un minimo di precarico, ragazzi, diventa tutto un blocco anche con la parte della molla o dell'elastomero, come io l'ho utilizzata con l'elastomero, in cui anche qui non è un particolare problema, è un settaggio particolare quello lì. Io personalmente non conosco nessuno che l'abbia mai provato, ma è giusto che ognuno utilizzi il settaggio che vuole con il suo prodotto, ma bisogna comunque sottolineare che è un settaggio molto molto particolare. E ragazzi, con questo finisco questo video semi polemico, se lo vogliamo chiamare così, ma anche di approfondimento di quelli che sono alcuni aspetti tecnici che possono essere di un prodotto ma anche di un altro.
Questo sempre per rendere più chiaro possibile come funzionano le cose, che naturalmente chi ha visto anche la mia recensione completa della pedaliera, anche lì c'è stato un altro youtuber che ha detto delle cose un po' particolari sull'acceleratore facendo delle prove empiriche che non stanno né in cielo né in terra, perché non è vera quella cosa lì. Quindi sempre molta attenzione, cercate di guardare più recensioni possibili, questo per farvi un'idea più completa possibile di quello che sia un prodotto, e ascoltate più persone possibili. Non focalizzatevi su quelle che possono essere le mie parole, che possono avere un peso molto relativo in queste cose, ma neanche di quelle di altri o anche più famosi, perché anche il numero di iscritti, il numero di cose è, ragazzi, molto molto relativo su quelli che possono essere poi i reali meccanismi per cui si possono muovere determinate recensioni. Naturalmente, ragazzi, spero che l'approfondimento sia stato gradito da chi piace e chi magari aveva adocchiato un pochino il prodotto, anche per capire ancora di più alcuni aspetti importanti della pedaliera Cube Control. Poi, ragazzi, comprate quello che vi pare. Ciao!